Benvenuti sul mio canale. Oggi proseguo con la rubrica punti e spunti mostrandovi questo bellissimo punto, bello ma semplicissimo. È un punto che si svolge su 4 righe di lavorazione, quindi la ripetizione è molto semplice, però è anche particolare perché forma come se fossero dei fiori, dei quadrifogli, è carinissimo. E davvero lo trovo eccezionale prima di tutto per le copertine, perché comunque è un punto piuttosto compatto, va bene anche per fare delle borse e perché no, anche delle giacchine. Lo trovo molto adatto anche per questi tipi di progetti. Ho detto tutto quello che avevo da dire, vi lascio la spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 4 più 2, quindi vado a montare le mie canoniche 40 catenelle più 2 per un totale di 42. Fatte le 42 catenelle ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro ed entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto con un punto basso. Dopodiché entro in quella successiva e faccio un punto basso. 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella catenella numero 3 con un punto basso. Entro nella catenella successiva con un punto basso, quindi alterneremo 2 catenelle a 2 punti bassi, quindi facciamo 2 catenelle, ne saltiamo 2 di base, entriamo nella numero 3 punto basso, entriamo nella numero 4 punto basso, 2 catenelle, ne salto 2 di base, 1 2, entro nella terza, punto basso, entro nella catenella successiva e faccio un altro punto basso. Entro nella catenella successiva e faccio un altro punto basso. 2 catenelle di separazione, ne salto 2 di base, entro nella terza, faccio un punto basso, entro in quella dopo, faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, ne salto 1 2, entro nella terza, punto basso, quella successiva punto basso e facciamo la riga in questa maniera. Dovremo finire con 2 punti bassi. Realizzata la mia riga di 2 punti bassi e 2 catenelle, che è la riga numero 1, andrò ad eseguire la riga numero 2. Salgo con 3 catenelle che andranno in sostituzione del mio primo punto alto, prendo il filo, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle e vado a lavorare 3 punti alti chiusi insieme. Quindi ho fatto i miei 3 punti alti chiusi a metà, ora li vado a chiudere tutti insieme. 2 catenelle di separazione, rientro e faccio lo stesso lavoro, quindi prendo il filo, faccio un punto alto chiuso a metà, prendo il filo un'altra volta, faccio il punto alto chiuso a metà, lo prendo una volta di nuovo, entro, punto alto chiuso a metà, mi ritrovo con 4 asoline sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo e rifaccio la stessa cosa. Punto alto chiuso a metà, prendo il filo, entro nell'archetto, estraggo il filo, punto alto chiuso a metà, faccio il punto alto chiuso a metà numero 3, mi ritrovo 4 asoline sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto di base e ripeto l'operazione. Prendo il filo, mi sposto nell'archetto successivo e ripeto punto alto chiuso a metà, punto alto chiuso a metà, un terzo punto alto chiuso a metà, chiudo tutte e 4 le asoline insieme, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto di base, punto alto chiuso a metà, un altro punto alto chiuso a metà, il numero 2, il terzo e ultimo punto alto chiuso a metà e chiudo tutto insieme. Prendo il filo, salto nell'archetto successivo e di nuovo
i miei 3 punti alti chiusi a metà, due catenelle di separazione, riprendo il filo, rientro, faccio ancora i miei 3 punti alti chiusi a metà, li chiudo tutti insieme, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e di nuovo mi faccio i miei 3 punti alti chiusi a metà, chiudo tutte e 4 le asoline insieme, 2 catenelle di separazione, rientro e vado con i miei 3 punti alti chiusi a metà, prendo il filo, chiudo tutte insieme e lavoreremo la riga tutta in questa maniera. Sono verso la fine, ho l'ultimo archetto, lavoro ancora i miei gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, quindi ho fatto il numero 1, 2 catenelle di separazione, entro nello stesso archetto di base, faccio il secondo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, prendo il filo e vado a chiudermi sull'ultimo punto utile della riga precedente con un punto alto. Ora volto il mio lavoro, entro nel punto che ho subito sotto, quindi l'ultimo punto alto che abbiamo fatto, faccio un punto basso, aggiungo una catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto formato dalle 2 catenelle e faccio 2 punti bassi. Aggiungo 2 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e faccio 2 punti bassi. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto dopo, 2 punti bassi, 2 punti bassi nello stesso archetto di base. 2 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e faccio 2 punti bassi. 2 catenelle di separazione, vado a cercare l'archetto formato dalle 2 catenelle che viene dopo, entro e faccio 2 punti bassi. E tutta questa riga si svolgerà in questa maniera: 2 catenelle di separazione e 2 punti bassi nell'archetto che ci troviamo subito dopo. Sono arrivata agli ultimi 2 punti bassi, ora faccio una sola catenella di separazione e vado a chiudermi sull'ultimo punto utile, che praticamente non è nient'altro che la terza catenella partendo dal basso, quella che va a sostituire il primo punto alto della riga precedente. Fatto questo, passiamo alla riga numero 3, quindi saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Dopodiché prendo il filo, entro nella prima catenella utile, qui sotto entro nello spazio creato dalla prima catenella, vado a fare un solo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme. Dopodiché mi sposto subito nell'archetto successivo e vado a fare i gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, così come abbiamo lavorato nella riga numero 2. Quindi ne faremo 2 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, separati da 2 catenelle per ogni archetto che incontreremo. E andiamo a lavorare così tutta la riga e ci vediamo quando l'ho finita. Fatta la riga numero 2, iniziamo la riga numero 3. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, ne aggiungo una di separazione. Dopodiché entro nello spazio formato da una catenella della riga sottostante e faccio un solo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo formato dalle 2 catenelle e ripeto i 2 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, separati da 2 catenelle. Quindi ogni archetto che incontreremo faremo 2 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, separati da 2 catenelle fino alla fine della riga. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine.
Sono arrivata alla fine, quindi entro nell'ultimo spazio che ho, vado a fare il mio gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, aggiungo una catenella di separazione e vado a chiudermi con un punto alto. Dopodiché passiamo alla riga numero 4, quindi giro il mio lavoro, entro nel punto alto che ho subito sotto, faccio un punto basso, entro nello spazio creato da una catenella e faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, vado a cercare l'archetto formato dalle 2 catenelle, entro e faccio 2 punti bassi, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti bassi, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto che viene dopo, faccio 2 punti bassi e proseguo così fino alla fine della riga. Sono arrivata in prossimità della fine della riga, faccio 2 catenelle e mi sposto nell'ultima catenella utile, nell'ultimo spazio, faccio un punto basso, dopodiché vado a chiudere la riga con un ulteriore punto basso. Abbiamo fatto la riga numero 4. Ora tutto riparte dalla riga numero 2, quindi cosa facciamo? Saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, entriamo nello spazio che abbiamo subito dopo, nell'archetto che abbiamo subito dopo e lavoriamo i nostri 3 punti alti chiusi a metà, dopodiché li chiudiamo tutti insieme, 2 catenelle, rientriamo nel nostro archetto e facciamo i nostri 3 punti alti chiusi insieme. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e vado avanti così. Praticamente il lavoro adesso è ripartito dalla seconda riga. Se volete rivedere la lavorazione, tornate indietro col video della seconda riga. Sarà da ripetere tutta quella sequenza fino ad arrivare alla misura necessaria. Ho finito il mio campione. È un punto che trovo ideale per copertine, borse, anche giacche, perché comunque è davvero molto compatto e si adatta a queste cose. Poi ovviamente la vostra fantasia sicuramente saprà dove metterlo, saprà come utilizzarlo nella maniera migliore. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.